Ciao a tutti. Faccio questo video per fare un po' di luce, di portare alla luce, anche se io non sono tanto d'accordo con la luce, di portare un po' alla luce la parte che succede con il tunnel del luce, con la reincarnazione e come andare dall'altra parte, preparati di qua. Prima di tutto, io sono Marius Grad e sono ideatore della tecnica e insegnante della tecnica riprogrammazione del subconscio. Eh, Ho una grande esperienza da tanti anni che lavoro con le persone, che faccio terapie, che faccio tecniche, che faccio riprogrammazione del subconscio e porto le persone tante volte nei stati di reverie dove escono fuori tanti tipi di entità e robe varie. Quindi ho una grande esperienza su quest'area, praticamente il mio lavoro da più di 12 anni adesso, penso che faccio questa cosa e quindi ho un po' di visione su quello che succede e quello che accade quando si va via di qua. Ma voglio spiegare proprio tutto, voglio dare un po' di appunti, voglio dare argomenti perché sostengo questa cosa e perché è così nella mia visione. Allora, parliamo di cose, più cose che compongono noi. Non puoi dire io sono il corpo, o io sono la coscienza, o io... perché io ce l'ho anche un pensiero e secondo me il pensiero gioca un ruolo molto importante in tutto questo. Noi siamo un cumulo di cose, non una sola cosa. Non siamo solo coscienza o solo corpo o solo anima o solo spirito, come dicono tanti. Siamo un cumulo delle cose, no? Buono. Allora, se siamo anche coscienza, perché abbiamo una coscienza e siamo anche coscienza, la coscienza è reale. Essere reale, e noi adesso con il corpo viviamo nella virtualità, nel virtuale, secondo me e secondo tanti altri esperti in questo momento, la coscienza non può entrare nel virtuale. Perché? Perché se entra nel virtuale non ha più bisogno di un corpo, no? Per esempio, io se gioco un gioco sul calcolatore non posso entrare dentro nel gioco a giocare il gioco, sono sempre fuori, sono connettato a quel gioco, a un carattere dal gioco e gioco fuori dal gioco, sono fuori. Anche se mi metto occhiali, se mi metto nelle sedie che mi sta muovendo e tutto, non sono dentro, sono fuori dal gioco, quindi la mia coscienza è fuori da questa virtualità, non può entrare nel corpo, non si trova nel corpo. Se siete molto attenti quando si fa una ipnosi, la persona parla sempre, quando parla come anima, come spirito, come coscienza, parla che è fuori, è intorno, non è dentro, non può entrare dentro nel corpo. Si collega con il corpo, si sta connettando con il corpo come io mi connetto con un gioco tramite wireless o tramite un filo, no, che lo metto dentro nel mio computer e mi collego il mio joystick o il mio mouse, no? Si connetta con il computer, con il gioco. Così l'anima, la coscienza si connetta con il corpo tramite qui. Qui si trovano le connessioni, il plugin è qui. Tanti parlano della trecina, no? È sempre la stessa cosa, è la mia connessione con la mia anima, con la mia coscienza. E quando parliamo della coscienza, parliamo di anima, spirito e mente, che già è stato dimostrato anche di Corrado Manga, anche di altri, quindi sono vettoriali, hanno frequenze e tante altre cose. Quindi non entriamo in quei dettagli, ma l'importante è che questa coscienza è connettata con il corpo tramite qui. Se guardi il Ramtha, per esempio, che io non sono e non sono d'accordo con lui, io sono stato in rese per un po' di anni, ho fatto tutte le sue discipline e tutto, ma se guardi lui i suoi video, primi video di channeling con Ramtha, di Jesse Knight, lì dice che Ramtha dice che si connetta con il corpo di Jesse Knight tramite qui e non entra dentro nel corpo perché non può entrare, ma si connetta con lui e gestisce il corpo, manipola il corpo tramite qui.
Lui dice che prima non sapeva di chiudere gli occhi e robe così, e sembrava come un robot che parlava. E dopo ha imparato come fare questa cosa, da manipolare il corpo meglio. Quindi la coscienza si connetta con il corpo tramite un filo energetico, un channeling. Ramta chiama channeling. Allora, questa è la connessione della coscienza con l'anima, con il corpo, e da lì lei gioca questo gioco tramite questo corpo, non tramite noi. Se usiamo noi come corpo, questa ti limita se tu ti stai identificando con il corpo. Tu sei un cumulo di cose, no? Anche questo corpo non è solo la pelle, ha anche i muscoli, ha anche scheletro, anche tante altre cose che lo fanno essere un corpo. Così anche noi insieme siamo coscienza, siamo pensiero e siamo corpo e siamo un po' tutto e anche altre cose, ma non voglio parlare in questo video di questa cosa. Parliamo di momento che andiamo di qua. Allora, nel momento che si va via di qua, ma non si va il corpo, si va via di qua, chi va via di qua? La domanda è: chi è che va via di qua? Perché se la coscienza non è qua, nel virtuale, dove che se ne va? Non va da nessuna parte, perché non è qua, è connettata al corpo. Corpo non se ne va perché corpo si mette nella terra o si brucia o quello che è sulla tua credenza. Quindi chi è che va via di qua? Alla fine non va nessuno via di qua, ma tutti i pensieri, tutte le emozioni, tutto il scarico di informazione, praticamente alla fine è informazione, tutta questa si ritira nella coscienza. Quando il plugin, il channel, quel channeling con quale la coscienza si connetta con il corpo, si ritratta, se ne va via verso la coscienza. Allora, questo è il momento del distacco del corpo dalla coscienza. In quel momento il corpo si considera morto, perché senza quella energia il corpo non si può muovere. Senza il giocatore il corpo fermo, non fa niente. Ok, allora questo è il carattere e il giocatore è di là nella realtà. Questa è la virtualità. Non significa che è finta, è una ologramma, è una illusione, ma non è finta, ok? Buono, intanto che siamo qua spieghiamo un po' anche meglio qual è l'interesse della coscienza che è connettata con il corpo. Il suo interesse sono le emozioni. E tu quando giochi un gioco sul computer, perché lo giochi? Per le emozioni che ti offre, no? Se ti arrabbi, se ti viene, fai quello, vai lì, poi muovi, reinizi, è tutto questa cosa che ti fa giocare il gioco. Non è proprio un motivo immediato per quale giochi il gioco, è praticamente lo giochi per divertimento, per emozioni che tiri fuori, no? E tu qua tiri fuori emozioni mentre che giochi quel gioco lì, no? Ti fa andare in diversi stadi di emozioni. Quindi questo succede anche per la coscienza. Ma cosa è successo? La coscienza prima ha creato questo gioco. Noi abbiamo creato, la nostra coscienza ha creato questo gioco. Ha creato il gioco e ha iniziato a giocare questo gioco. Ha voluto giocare, ha voluto sperimentare quello che ha creato. È normale, è naturale. Allora ha scelto di entrare nel gioco. Gli è piaciuto così tanto il gioco in quanto ha dimenticato chi è, infatti, è stata identificata con il gioco, con il corpo. Giocando il gioco è un po' rimasta cattiva dentro e altre entità si hanno accorte di questa faccenda, di cosa succede. E quando loro hanno visto che l'anima è presa lì, che l'anima è una sorsa di energia molto potente nell'universo e anche fuori dall'universo, quando hanno visto questa cosa, che l'anima è stata cattiva lì,
loro ci hanno approfittato di questa faccenda, ci hanno preso un vantaggio e hanno provato di imbrogliare più l'anima di stare qui, perché tu giochi un gioco, ma a un certo punto ti stufi di quel gioco lì, no? Chi è che gioca oggi Tetris, quello con i quadratini o il serpente? Non gioca più niente. La gente non gioca più quei giochi lì. Gioca adesso GTA, gioca altre cose. Neanche Super Mario, poche persone ne giocano adesso Super Mario, perché è un vecchio gioco. Allora, però l'anima è rimasta intrappolata, la coscienza, non l'anima, la coscienza è rimasta intrappolata in questo gioco. Altre persone hanno preso a vantaggio, hanno visto che questa cosa succede e hanno provato di fare in così modo che la coscienza non può uscire, ma anzi di andare sempre più profondo nel gioco, giocando gioco dentro nell'altro gioco per essere cattiva lì, che così loro possono succhiare energia, che così loro possono approfittare. E la più grande cosa che loro hanno da guadagnare e vogliono guadagnare queste entità che si hanno accorti di questa faccenda è di andare via di qua con la loro coscienza insieme alla nostra coscienza, da andare dalla virtualità nella realtà, da fare il non so come chiamarlo proprio in italiano, ma di trascendere, di andare avanti a posto nostro come corpo. Perché? Perché noi possiamo anche prendere il nostro corpo andando via di qua, però non è una cosa, se sei così messo, devo prendere questo corpo, è solo un corpo, è solo un gioco, è un carattere nel gioco, non è così importante alla fine. L'importante è che tu diventi cosciente e che non ritorni qua se non vuoi. Vi dico adesso chiaro, maggior parte delle coscienze che sono adesso in questo gioco sono qui perché sono state imbrogliate, ma c'è anche una bella grande parte che non è stata imbrogliata, che questa volta hanno scelto di venire qua, hanno fatto proprio la loro scelta di venire qua. Perché? Perché secondo me e secondo tanti altri, anche qui seguono il Claude Nagale così, che parlano lì, in questi tempi c'è il fine del gioco, o qualsiasi gioco che inizia finisce anche. Ci sono stati dei level, abbiamo andato nel prossimo level, ma adesso il gioco finisce. E allora tante anime hanno scelto di giocare il fine del gioco, perché è molto interessante e molto integrante di giocare il fine del gioco, no? Tutti vogliono giocare il fine del gioco. Per quello adesso sono così tanti miliardi di anime sulla Terra, perché vogliono giocare il fine del gioco. Allora secondo me, questa è l'opportunità di giocare il fine del gioco. Quindi, se io vado via da questo gioco da solo, la coscienza va via solo con un dito, ma se andiamo via tutti insieme, allora andiamo tutti, si va tutta la coscienza via di qua e non è più imbrogliata. Questa non significa che il gioco non esiste più, che non può essere più giocato. Esisterà sempre il gioco, no? Come esiste Mario, come esiste Super Mario, no? Il gioco, come esiste Tetris o altri giochi esistono ancora. Tu puoi giocare ancora Solitaire o altri giochi, puoi giocare ancora, ma fai la scelta se vuoi te e la fai da un altro punto di vista, non imbrogliato e non che altri se ne approfittano di te. Quindi il gioco esisterà ancora, ma l'idea è che noi possiamo uscire da questo gioco, da questa prigione che siamo stati presi cattivi qua. E allora parliamo un po' di questo tunnel di luce. Questo tunnel di luce non è altro che la nostra connessione con la coscienza, la connessione del corpo con la coscienza. E tutto succede anche tramite i pensieri. I pensieri giocano un ruolo molto importante in tutta questa faccenda. Allora, nel momento della morte, il corpo viene staccato dalla coscienza e in quel momento è importante cosa facciamo. E tanti si trovano su questo tunnel di luce che poi
praticamente una immagine di questo canale con quale noi siamo connettati con la coscienza. E altri vedono solo una luce e vanno verso quella luce. Tanti dicono che questa luce è stata, davanti a questa luce è stata messa un'altra luce, che così tu pensi che è arrivato alla propria luce e poi invece sei imbrogliato di arrivare alla luce della reincarnazione, la rotta della reincarnazione, e ti stai reincarnando e vieni qua. E che ti imbrogliano con le immagini, che poi vai via, tante altre cose succedono lì. L'idea è, quello che io ho scoperto e quello che io parlo, è di andare verso il buio. Perché andare verso una luce? Perché tutti pensano che la luce è il Dio, che è una cosa molto sbagliata. La luce non è il Dio. Dio non è luce. Se c'è un Dio, non è luce quel Dio lì. Dio di quale tanti parlano qua, secondo me è solo l'architetta del gioco. Però vi dico così, vi do un esempio. Tanti dicono che ha detto Einstein, che non lo so, non importa chi l'ha detto, ragioniamo un po' sopra. Dice anche la Bibbia, no? Prendiamo un po' la religione, dice così la Bibbia, che prima non c'era la luce, non c'era niente, e il Dio ha creato la luce, ha creato il sole, la luna e tutto. Non esisteva la luce, quindi lui non c'è la luce, ma lui ha creato la luce. Allora se vuol dire che ha creato, non so, il terzo giorno quando ha creato la luce, quindi vuol dire che prima non c'era la luce. Poi ha creato gli angeli, no? Ha creato Lucifer, che anche lui era di luce. E noi parliamo delle entità negative di lui, perché lui era la luce, e nella Bibbia è scritto che lui si è creduto luce, tanta luce molto forte, e ha preso anche altri angeli che si credevano molto luce, e il Dio gli ha appanito, gli ha mandati sulla terra. Quindi questa luce è venuta sulla terra anche, questa luce che non è tanto benefica, diciamo, no? Che è negativa. Allora, la luce, se andiamo sulla Bibbia, dice così, che il Dio non può essere descritto, non può essere compreso, non può essere misurato. Ma la luce com'è? La luce io la posso misurare, posso definirla, posso dire la luce bianca, la luce rossa, la luce gialla, la posso misurare, la velocità della luce, e posso fare tante cose, definire la luce, ma non posso definire il buio. Perché? Perché il buio è la mancanza della luce. Quindi se manca la luce c'è il buio, ma non posso definirle, non posso dire più buio del buio, non esiste più buio del buio. Non posso misurare la velocità del buio, non posso misurare il colore del buio. Il buio è solo una cosa che noi l'abbiamo tolta fuori per fare la referenza. Dove non c'è più la luce c'è il buio. Quindi, secondo me, il Dio è buio, non è luce, perché non lo puoi definire, non lo puoi comprendere, non lo puoi misurare, quindi dovrebbe essere buio, non luce. E lui ha creato la luce, c'è anche luce, anche nella luce c'è il Dio, ma il Dio di quale parlo io adesso, quando te vai via di qua, non è luce, è buio. E cosa è successo? Nel mio lavoro ho visto che queste entità hanno messo anche una paura del buio, per avere paura del buio, per aver paura di andare verso te, verso la tua origine. E vi dico ancora una cosa, il Dio non è caldo, è freddo, è freddo, e questa cosa si spiega nel stesso modo, no? C'è il calore, noi possiamo misurare il calore. Il calore no, adesso diciamo 30 gradi, meno 10 gradi è sempre calore, anche meno 10 gradi è sempre calore. Il minimo calore che si può raggiungere in questo universo è meno 375 gradi. Più giù di questa calore non si può andare, da lì non c'è più nulla, non c'è. Quindi il freddo è la mancanza del calore.
punto. Non si può misurare il freddo alla fine. Anche meno 372 gradi sono 3 gradi di calore. Però per noi è molto freddo. Però nell'universo è calore. Quindi il Dio primordiale, se c'è, è buio ed è freddo. Non è luce e non è caldo. Tutto quello è un imbroglio. Allora, per andare, quando si va via di qua, non andare su nessuna luce, non andare verso nessuna luce, non è da andare una luce. La luce è piacevole, è calda, vado lì. No, è di andare nel buio. Se vai nel buio, vai verso di te e vai verso tua coscienza. Perché? Perché all'inizio non c'era niente. Niente significa buio e freddo. E se hai il coraggio, se non hai la paura, che la puoi cambiare con la riprogrammazione del subconscio in tanti altri modi, se non hai la paura del buio, puoi andare nel buio. E nel buio, perché abbiamo paura del buio, per esempio, no? Se stai a analizzare la paura del buio, vedi che infatti, se qua adesso è luce, allora io posso vedere un pericolo che viene verso di me, ma se il buio non so cosa viene, non cosa succede, cosa può succedermi, no? E perché ho paura di non perdere la mia vita, allora ho paura del buio. Ma se invece io nel buio mi sento come a mia casa, come tutto, non io devo avere paura, ma le altre cose devono avere paura di me. Se io so come gestire il buio e come gestirmi nel buio, come andare nel buio, come svilupparmi nel buio. E quindi il buio non è una cosa malefica, e la paura del buio è una cosa messa dentro di noi per tenersi lontano da quella da nostra essenza. Quindi quando si va via di qua, se si va via senza il corpo, sarebbe di andare verso il buio, non verso nessun canale, nessuna luce. È semplice. Scegli di cambiare la direzione, scegli di andare verso il buio. Se andrai verso il buio, puoi vedere questa luce, questo distacco, questo canale che si distacca dal corpo, e così. Perché chi è che osserva tutta questa faccenda, no? Perché se tu vai via di qua, la coscienza non va via, lei è lì. Chi è che va via di qua? Ti dico chi è che va via di qua. Tutta la informazione che tu hai e i tuoi pensieri. Il pensiero se ne va via di qua. Tu vai via di qua come un pensiero. E come tanta energia, informazione. Tutto è informazione. Allora, quando vai via di qua, sei la informazione di tutta la tua vita, tutti i pensieri insieme, e questi se ne vanno via di qua, e si stacca questo canale che mantiene il corpo connettato con la coscienza. E quando vai via di qua, tu puoi fare le tue decisioni. Ma se la tua informazione è sbagliata, fai le scelte sbagliate, perché hai l'informazione sbagliata. Ma se invece hai l'informazione giusta, e in quella informazione non c'è paura, non ci sono emozioni negative, non sono attaccamenti verso il gioco e i caratteri, altri caratteri del gioco, allora te ne puoi vai via tranquillo, e così puoi fare la scelta giusta di andare oltre, di andare verso te e verso la tua essenza, di unificarti con la tua vera essenza, e dopo non giocare più un gioco così, ma di andare di creare giochi e di giocare altre cose e di fare altre. Per noi è difficile adesso a pensare cosa è la realtà, ma la realtà è la cosa reale, e questa è una copia della realtà. Noi non possiamo fare niente che non sappiamo, noi duplichiamo tutto, rifacciamo tutto, no? Abbiamo fatto giochi sul calcolatore perché noi veniamo da un gioco, e quindi tutto che si sta ripetendo, e noi solo prendiamo, ricordiamo e stiamo riprendere le stesse cose, andare a rifare la stessa cosa, lo stesso pattern. Quindi
Se vai via di qua, l'importante è di non andare con paure, con emozioni negative, con credenze, con attaccamenti. E liberati emozionale, riprogramma le tue paure, le tue emozioni e tutto dal corpo e dalla coscienza. Con la tecnica di riprogrammazione puoi fare questo, e dopo ti assicuro, anche se non è proprio così, prendela che non è così, prende che quello che ti dicono io non è tutto, ci sono anche altre cose da fare, ma se non hai paure, se non hai cose, allora li puoi vedere, li puoi ragionare e puoi prendere le tue decisioni, non essere imbrogliato. Quindi anche se questa è solo una parte di quello che devi fare, alla fine è la parte maggiore secondo me, e quindi è da prendere in calcolo, è da prendere azioni, è da prendere la tua responsabilità, perché quando vai via di qua non va nessuno con te, non va la mamma che ti tiene dalla mano e ti dice vai di là, fai così, andrai sul conto tuo. Allora prendi la responsabilità adesso e avrai la responsabilità anche di là, e potrai fare tutto quello che vuoi. Spero che questo video ti sta di aiuto, spero che sono stato abbastanza chiaro. Farò ancora video di questo genere e parlerò un po' di più di questo argomento, perché vedo che tanti di quelli che vengono verso di me nell'accademia vengono con questi problemi e con questi pensieri, e allora provo di andare incontro e di trovare una soluzione e di capire di più. È la mia soluzione, è la mia verità, la sta condividendo con te. Se risuona con te fai qualcosa, se no ognuno con la sua scelta. Intanto ti mando un abbraccio e ci vediamo nella discoteca, nella parte di là, dal di là. Un abbraccio a tutti.